Come si forma il passato prossimo in italiano? Questa è la domanda a cui risponderemo nel video di oggi. Vi consiglio, se non lo avete ancora fatto, di dare un'occhiata a questo video. È importante perché ho spiegato in modo generale il passato prossimo ed ho indicato alcune strategie importanti per poterlo assimilare nel migliore dei modi. Quindi, se non lo avete ancora visto, date un'occhiata prima a questo video e poi ritornate. Vi ricordo che se volete migliorare il vostro italiano vi potete iscrivere a questo canale. Ricordate anche di attivare la campanella in modo da ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. La lezione di oggi è piuttosto impegnativa. Cominciamo! Benvenuti a Italiano con Amy. Sono Elisabetta. Negli ultimi 10 anni ho aiutato centinaia di studenti a imparare da zero la lingua italiana o a migliorarla. Ora cercherò di aiutare anche voi a comprendere come si forma il passato prossimo in italiano. Il passato prossimo italiano è un tempo composto. Vediamo subito un esempio. Sono andata a Napoli e ho mangiato una pizza buonissima. Tra l'altro, lo sapete che la migliore pizza è quella del sud Italia e che la pizza del nord Italia in realtà ha ben poco a che fare con quella del sud, che è molto più buona? Guardate che ve lo dice una polentona. A proposito, che cosa significa polentona? È una forma dispettiva per indicare chi abita nel nord Italia. E ditemi un po', sapete da dove deriva questo termine? Scrivetemelo nei commenti. Ma ritorniamo seri. Abbiamo detto sono andata a Napoli e ho mangiato una pizza buonissima. Quanti verbi sono coniugati al passato prossimo? Sono due. Da un lato sono andata e poi ho mangiato. Abbiamo detto che il passato prossimo è un tempo composto, ovvero formato da due parti. La prima parte è l'ausiliare e la seconda è il participio passato. Partiamo dall'ausiliare. Come vedete, in queste due frasi abbiamo due ausiliari diversi. In un caso l'ausiliare è il verbo avere e nell'altro è il verbo essere. Ricordate che entrambi i verbi devono essere coniugati al presente indicativo. E qui mi permetto di dirvi una cosa. Mi raccomando, la coniugazione di questi due verbi deve essere chiara, non ci possono essere dei dubbi. Alcuni miei studenti ancora sbagliano la coniugazione del verbo essere e la coniugazione del verbo avere e ogni tanto le confondono. Naturalmente, se vogliamo formare il passato prossimo in modo corretto, non ci possono essere ancora delle incertezze su questo. Quindi occhio alla coniugazione di questi due verbi. Seconda parte, vediamo ora il participio passato. Ebbene, come si forma? È molto semplice, dobbiamo partire dal verbo all'infinito. Prendiamo per esempio il verbo mangiare. Ebbene, togliamo are, che è la desinenza che ci indica la coniugazione di appartenenza, e aggiungiamo ato. Pertanto, mangiato. Ad esempio, io ho mangiato. Prendiamo un altro verbo, il verbo guardare. Come diventerà il verbo guardare? Il participio passato sarà guardato. E di parlare, togliamo are, aggiungiamo ato, diventa parlato. Per esempio, loro hanno parlato. Ebbene, questo vale per i verbi che appartengono alla prima coniugazione e per i verbi che appartengono alla seconda, come per esempio il verbo avere. In questo caso dobbiamo togliere la desinenza ere ed aggiungere uto. Pertanto avere diventa avuto.
Per esempio, ieri Marco ha avuto la febbre. Un altro esempio, per esempio, cadere. Anche qui togliamo ere, aggiungiamo uto. Marco è caduto dalle scale. I verbi invece della terza coniugazione aggiungeranno ito. Pertanto prendiamo per esempio il verbo dormire, togliamo ire, aggiungiamo ito. Ad esempio, Giovanna ha dormito molto. Altro verbo, il verbo partire, diventerà partito. Come vedete, la formazione del participio passato nei verbi regolari è molto semplice. A questo punto non ci resta che praticare. È essenziale cercare di ricordarsi di utilizzare sia l'ausiliare che il participio passato. Molti studenti si dimenticano dell'ausiliare ed è normale, fa parte del processo di acquisizione linguistica. Tutti gli studenti passano attraverso questa fase, quindi è importante che vi sforziate di ricordarvi dell'ausiliare, che l'ausiliare deve essere utilizzato. Vediamo alcune frasi con avere. Per esempio, Marco lava i piatti. Come diventa il passato? Marco ha lavato i piatti. Seguente frase. Maria ha freddo. Al passato diventa Maria ha avuto freddo. E per finire, Marco e Maria dormono. Al passato diventa Marco e Maria hanno dormito. Vediamo ora alcune frasi con l'ausiliare essere. La prima, Paolo va a scuola. Al passato come diventa? Paolo è andato a scuola. Ma se invece di Paolo e quindi al maschile avessimo utilizzato Paola, la frase sarebbe cambiata. Avremmo dovuto dire Paola è andata a scuola. Secondo esempio, Giovanni si lava le mani. Al passato diventa Giovanni si è lavato le mani. Anche qui, se invece di Giovanni avessimo detto Giovanni e Marco, allora la frase sarebbe cambiata, perché la frase sarebbe si sono lavati le mani. Altro esempio, Mara nasce il 5 marzo. Al passato diventa Mara è nata il 5 marzo. Ma se invece di Mara parlassi di Mara e Anna, la frase sarebbe Mara e Anna sono nate il 5 marzo. Da questi ultimi esempi, che cosa possiamo dedurre? Beh, possiamo dedurre che il participio passato cambia, ma in quali casi? Con quale ausiliare? Semplificando le cose, possiamo dire che il participio passato cambia con l'ausiliare essere, ovvero può terminare in o al maschile singolare, in a al femminile singolare, in i al maschile plurale e in e al femminile plurale. Nella lezione di oggi abbiamo visto come si forma il passato prossimo in italiano. Abbiamo anche visto che esistono due ausiliari e come si comportano.
E poi abbiamo anche capito come si forma il participio passato dei verbi. E per concludere un po' di frasi di consolidamento. Vi farò vedere 3 frasi con l'ausiliare avere, 3 frasi con l'ausiliare essere che vi chiedo di trasformare al passato nei commenti. Vediamo le prime frasi. Marta pulisce la casa. Loro capiscono la lezione. Lui lavora di mattina. Ed ora le 3 frasi con l'ausiliare essere. Il treno parte alle 9. Lucia va al cinema. Gli studenti arrivano in orario. Forza, trasformate queste frasi, le aspetto nei commenti. Immagino che abbiate un dubbio. Come posso sapere quando utilizzare l'ausiliare avere e quando utilizzare l'ausiliare essere? Questo sarà l'argomento del prossimo video e non appena il video sarà pronto vi metterò qui il link. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di prendere in considerazione l'idea di iscrivervi al mio canale. Ora avete altre 2 lezioni, decidete quale preferite. A presto!